Weila, ciao a tutti! Oggi parliamo del Gran Premio di Miami, Gran Premio che si disputa a Miami Gardens, un comune negli Stati Uniti, più precisamente nello stato della Florida, e anche in questo caso si tratta di un circuito cittadino non permanente che è stato progettato dall'azienda britannica Apex Circuit Design. Si sviluppa intorno all'Hard Rock Stadium e il primo Gran Premio è stato disputato l'8 maggio del 2022. Parliamo ora del layout. Per la stagione 2023 la zona del paddock è stata ampliata e l'hospitality è stata spostata all'interno dello stadio. Inoltre è stata aggiunta una struttura sopra il paddock che può contenere 6.000 spettatori in più. Tra l'altro anche le tribune sono state ingrandite e anche loro ospitano 3.000 spettatori ulteriori. L'intero circuito inoltre è stato riasfaltato a causa di problemi di aderenza riscontrati dai piloti nella stagione 2022. Chiaramente non ci sono grandi modifiche al circuito, anche perché il circuito appunto è stato utilizzato solo l'anno scorso ed è stata appunto disputata solo una gara, la prima. Il circuito è lungo 5,410 km, questo ci porta a capire che servono 57 giri per raggiungere i 305 km utili a completare un Gran Premio. La pista ha 19 curve, 7 a destra e 12 a sinistra e dispone di 3 zone DRS. La pole dell'anno scorso è stata fatta da Charles Leclerc su Ferrari in 1 minuto 28 secondi e 796 millesimi. La gara è stata poi vinta da Max Verstappen su Red Bull. Ma ora saltate a bordo con me e andiamo insieme a fare un giro del tracciato. Ci lanciamo sul rettilineo, preparandoci alla staccata di curva 1. Sacchiamo dove inizia il cordolo e giù in terza, poi subito a preparare la 2. Lottiamo col posteriore alla 3 e ci prepariamo a questo piccolo snake in cui dobbiamo lanciare la vettura in rilascio di settima. Giù una marcia, poi un'altra. Mangiamo tutto il cordolo della 5 per poi scivolare all'esterno in questo curvone. Qui è fondamentale ritardare e prendere la mira appena la monoposto punta il cordolo esterno. Giù il pedale come voler sfondare l'acceleratore per lanciare poi l'auto nel rettilineo di 1,5 km. Accompagniamo la vettura pennellando queste semicurve che portano alla 11. Ora bisogna avere i nervi saldi. Dentro al tornantino. Poi la 12, che è una curva da affrontare in 2 tempi. Stringiamo una volta, allarghiamo un pelo e poi di nuovo all'interno. Dopo la 13 la macchina tira all'esterno, dobbiamo forzarla dentro alla chicane, tenendola stabile per curva 16 in cui andremo all'esterno fino a sfiorare il muro. La parte più tecnica del tracciato ora è passata, ma arriva comunque un punto in cui bisogna gestire la mostruosa potenza del motore. Qui sarà veramente difficilissimo trazionare. Staccata mostruosa ai 100, ritardando l'ingresso. Ci aggrappiamo al volante. Dolci sul gas e via la 18, poi la 19, per poi far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Parliamo ora dei punti di sorpasso. Il punto di sorpasso principale è rappresentato da curva 1, quindi dal rettilineo principale con il DRS. Ed è incredibile come in queste nuove piste, che avrebbero dovuto creare grande spettacolo, quest'ultimo sia più rappresentato da incidenti piuttosto che da sorpassi veri e propri. Diciamo che non vuol dire che non ci possono essere sorpassi in altre zone, ma che bisogna di più inventarseli, quindi che la maggior parte dei sorpassi che vedremo saranno effettuati sul rettilineo principale. Devo dire che io non vado matto di questi nuovi tracciati, oltretutto trovo che i circuiti cittadini stiano diventando un po' troppi e che comunque forniscano meno spettacolo rispetto ai circuiti normali, però questo chiaramente è una mia opinione personale. Passiamo ora alle curiosità e la prima è che l'evento rappresenta l'11ª sede statunitense di un Gran Premio nella storia. La pit lane e i box oltretutto sono nella parte nord dello stadio, mentre il podio è nella parte sud. Questo vuole oltretutto dire che i piloti devono fare la strada dai box fino al podio.
Oltretutto l'anno scorso questo è stato fatto in modo un po' americano effettivamente, scortando i piloti con le motociclette della polizia, eccetera. E devo dire che in realtà questo è stato molto carino e anche giusto fare un po' di spettacolo. Inoltre il circuito è stato la prima tappa della V-Series, una categoria formula dedicata alle sole donne. Un'altra cosa da sapere è che lungo il tracciato è presente uno yacht club con acqua finta, da cui alcuni fortunati possono guardare il GP in perfetto stile americano. Inoltre il GP sarà spesso frequentato da un gran numero di VIP, questo a causa della particolare ubicazione della tappa. Passiamo ora alla storia di questo tracciato. Dopo aver testato dal 2017 75 circuiti e 36 configurazioni diverse, gli organizzatori hanno poi nel 2019 deciso di utilizzare per il Gran Premio di Miami l'area che circonda l'Hard Rock Stadium. Il contratto per la prima gara sarebbe stato pronto dal 2021, ma a causa di problemi nello sviluppo del tracciato e organizzativi si è poi deciso di posticipare e ufficializzare la prima gara e la presenza appunto del Gran Premio per il campionato del 2022. Parliamo ora della sicurezza e dobbiamo sicuramente citare che nel 2022 ci sono stati due incidenti importanti durante le prove libere. Il primo di Carlos Sainz su Ferrari durante le libere 2 e poi quello di Esteban Ocon durante le prove libere 3. Entrambi sono andati a colpire il muro di protezione incompensato presente in curva 14, che non attutisce particolarmente gli impatti dei due piloti, da 47G quello di Carlos Sainz e da ben 51G quello di Ocon. Entrambi i piloti si sono successivamente lamentati chiedendo la sostituzione della barriera con una più sicura Intec Pro. Nonostante i dolori accusati dai piloti e i buoni motivi per adempiere a questa sostituzione, la federazione ha poi deciso di non sostituire le barriere, anche se sembra che per quest'anno, grazie alle numerose polemiche sorte dopo il GP, verranno comunque presi dei provvedimenti per migliorare questo aspetto. Parliamo poi dell'incidente in gara avvenuto tra Norris e Gasly, che dopo essere andato lungo in curva 9, cosa che è stata causata a seguito di un contatto con la vettura di Alonso avvenuto 3 giri prima, Gasly rientrava in pista senza accorgersi di Norris che sopraggiungeva dalla sua sinistra. Norris viene colpito sulla ruota posteriore destra e si gira rimanendo poi fermo in mezzo al tracciato, situazione che nei circuiti comunque in cui non ci sono particolari vie di fuga esterne, quindi a lato della pista ci sono direttamente i muri, rappresenta una criticità. Durante la gara ci sono poi stati altri contatti, come quello tra Vettel e Schumacher. Per fortuna questo contatto non ha leso la grande amicizia che c'è tra i due, ma comunque in linea generale tutti gli altri contatti che ci sono stati di pericolosità minore. Siamo giunti alla fine di questo video e in conclusione voglio chiedervi se vi piacciono questi nuovi circuiti e comunque di darmi il vostro parere, se trovate che garantiscano effettivamente un maggiore spettacolo rispetto a quelli che hanno fatto la storia della Formula 1 oppure se la pensate come me. Grazie per avermi seguito, vi invito a mettere mi piace e a seguire il canale e soprattutto arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti!